Amici, oggi vi racconto come post-produco le mie fotografie dal processo di importazione fino al risultato finale, quindi mettetevi comodi che ne parliamo. Ormai 10 mesi fa, in un momento non molto bello per il canale, ho creato un video in cui praticamente vi spiegavo il mio processo di gestione degli shooting in studio e il mio workflow, diciamo, per organizzare tutto quello che facevo qua in studio, dalla fase di scatto fino alla post-produzione, senza farvi vedere però come facevo effettivamente la post-produzione. Bene, anche se quel video non è andato bene, secondo me è un video veramente interessante, quindi ve lo lascio qua nelle schede e oggi vi racconto come post-produco le mie foto, partendo dal fatto che ci sono due tipologie di foto che io faccio. Le fotografie che non vendo e le fotografie che vendo. Quindi partiamo da quelle che non vendo, quindi da quelle che faccio per me, che vedete sul mio Instagram molto spesso, che sono le fotografie di street, le fotografie ai paesaggi e le fotografie diciamo un po' più easy di quello che è la mia fotografia in generale. E poi la parte invece riguardante le fotografie in studio, riguardante i servizi, riguardante i ritratti, riguardante tante bellissime cose che adesso vi racconto, perché adesso vi spiego come faccio e come gestisco tutto questo. Allora, per le mie fotografie i paesaggi o per le mie fotografie soprattutto di street, faccio fotografie principalmente con la mia macchina fotografica, che è quindi una Sony A7 III full frame con attaccato un 2470 f2.8 Sigma Art che ho recensito in questo video qua nelle schede, non mi ricordo mai se di... Quindi importo la fotografia sia che sia da una SD sia che sia dal mio iPhone, la importo sul mio iPad mini, di cui vi ho parlato anche sempre in questo altro video, e che praticamente mi aiuta a creare tutto il processo di editing. Infatti tutta la parte di editing della fotografia più easy, diciamo, lo faccio tutto su iPad perché la possibilità di attaccare la SD c'è perché è una USB-C e praticamente io quindi posso beatamente stare tranquillo e attaccarci la mia SD senza nessun tipo di problema. Quindi una volta che ho importato le fotografie sull'iPad, le seleziono e le importo su Lightroom. Da qua svolgo delle correzioni di base oppure applico dei preset nella maggior parte dei casi creati da me per il semplice fatto che sono adattati e malleati rispetto alle cose che mi piacciono, allo stile che mi piace e rispetto alla fotocamera con cui scatto, quindi ai colori che mi piace tirare fuori. Cioè io ve li venderei anche, ma se poi scattate su Canon è completamente diverso. Se volete approfondire l'argomento preset, ho girato un video in cui vi spiego come funzionano bene e perché a volte comprare dei preset è una cagata. Forse. E praticamente quindi faccio una correzione di base, preset, adatto comunque il preset alla luce, alla foto in generale, perché non è che prendo il preset e stop. E allo stesso tempo ci faccio tutta una correzione di maschere dietro. Il processo di maschere è importantissimo perché dà tridimensionalità alla nostra fotografia, che soprattutto se viene scattata con il telefono non ha tutta questa profondità che ha invece con una macchina fotografica, perché il telefono, dato che ha un sensore più piccolo, dato che ha un obiettivo più piccolo, dato che è tutto più compresso, anche la fotografia e il file che viene fuori dal nostro telefono è obiettivamente compresso, cioè i piani della fotografia sono tutti vicini, attaccati e non ha profondità, quindi utilizzare le maschere è uno dei tool essenziali per dare profondità proprio alle nostre immagini. Anche se sono scattate con la mia Sony, molto spesso utilizzo le maschere grazie alla penna che dà la possibilità di veramente correggere le aree in maniera perfetta. Utilizzo le maschere per andare a lavorare su alcune aree preselezionate da me, quindi veramente veramente è importantissimo fare queste cose. Quindi, adesso che vi ho un attimino spiegato il processo, vi faccio vedere un paio di esempi direttamente sull'iPad, così lo capite subito, così, certo, faccio una cosa al volo, però almeno lo capite. Partiamo analizzando in modo molto blando questa fotografia, che è una fotografia che ho fatto a Bolzano, dove vivo. Praticamente sono andato su una montagna, ho fatto questa foto e ok, io ho i miei preset, che quindi sono preferiti utente, e praticamente come potete vedere c'ho, a parte uno di Mattia Cappelletti che però, come vedete, cioè io l'ho scaricato da internet questo, e farebbe così sulla mia foto, quindi è molto inutile. Mentre invece c'ho un altro preset che ho creato io che si chiama Natura Verde. E già così perché so come funzionano i verdi della mia Sony, so cosa mi piace, che mi piace un pochino più sull'arancione, e quindi
ci gioco su questa cosa. Poi dopo, una volta che ho fatto questo, cosa posso fare? Cioè, nel senso, cos'è che faccio normalmente? Allora, prima di tutto vado ad aggiustare un pochino tutta la parte di luce, esposizione, contrasto e tutte queste minate qua. Adesso faccio una cosa molto al volo perché voglio che capiate come funziona. Come potete vedere, ogni piccolo tool che noi andiamo a utilizzare, ogni indicatore va a lavorare su una certa parte della nostra fotografia. In colore più o meno ci siamo, perché comunque la faccio leggermente più calda. Poi, ecco, potete andare a giocare con i mix colore, potete andare a giocare con quello che vi pare, con il mix colore oppure con le correzioni colore. E basta, sulla correzione colori non lascio nulla, cioè nel senso potrei mettermi qua a fare tutta una cosa particolare e smenarmi un casino, ma alla fine mantengo una tonalità leggermente sempre più sull'arancione. Poi ci sono qua che potete lavorare sui mezzi toni, quindi sta a voi capire un pochino quello che volete fare. Allora, diciamo una cosa, i mezzi toni, come potete vedere, va a lavorare su questa parte qua della fotografia, ovvero questa montagna qua dietro, che a me starebbe un pochino sulle balle avercela, cioè tipo così, cioè che schifo. Quindi, se giocherei solamente con la luminanza di queste cose per farla un pochino più scura e magari darci un tocco un pochino di niente, un tocco di niente e anche una saturazione di niente, perfetto. Praticamente poi ci sono tutta la parte di luci, quindi che possiamo sempre andare a gestire, come vedete qua gestiamo il cielo maggiormente, che lasciamo più o meno così, e poi tutta la parte di globali e cose, quindi come è il look generale della nostra fotografia. Come potete vedere, più avvicino, più è saturo, più vado verso l'esterno, più è saturo, mentre invece il resto, la posizione sulla circonferenza, diciamo, per quelli che hanno fatto lo scientifico, è quello che cambia la tonalità. Come potete vedere è importantissimo, io mi avvalgo tantissimo dell'utilizzo della penna, che è anche super mega importante, per poi andare a fare la roba più importante, ovvero le maschere. Mascheratura, intervallo colore, intervallo luminanza, sfumatura radiale, sfumatura lineare, pennello, selezione del cielo, selezione a soggetto, quello che volete voi. In questo caso andiamo a giocare con l'intelligenza artificiale che va a selezionare il cielo, piccola prova in diretta per vedere quanto è preciso, tanto preciso, molto bene. Potete abbassare e fare una porcata incredibile, oppure semplicemente bruciarlo e fare un'altra porcata incredibile. Infatti la foto non è perfetta sotto questo punto di vista, non mi piace molto. E quindi sta a voi un pochino aggiustarvela e un pochino capire che cosa volete farci della vostra fotografia, anche tenendo in considerazione gli artefatti che si creano vicino alle montagne se voi andate a fare, cioè, una cosa del genere, ok? Cioè, ok, perfetto, vedo che avete capito. Basta, dopo questo di solito do una sfumatura radiale magari a qualcosa tipo qua, per darci una maggiore, cioè però poi dipende dalla fotografia, ci sono delle fotografie che ne hanno bisogno, delle fotografie che non ne hanno per niente bisogno, tipo questa qua non ne ha un disperato bisogno, non capisco se è una macchia sulla fotografia, se è una macchia, no, sul mio schermo. Basta, poi magari se volete andare a accorparla un pochino per andare a ricercare, tipo in questo caso, un maggiore dettaglio sulla zona centrale, se volete dare ancora un pochino più di profondità per regolare lo sguardo del vostro spettatore, per esempio, potete fare una sfumatura lineare, così che lo sguardo del vostro spettatore non si fermi qua nel basso, ma che vada a cercare il centro, perché il nostro cervello lavora così. Piuttosto, sconsiglio, piuttosto che fare la vignettatura, che quindi parte dai quattro angoli e si stringe tipo dentro a un ovale, che è questa cosa qua, vignettatura, piuttosto che fare la vignettatura, che è questa cosa qua che vi sto facendo vedere adesso, utilizzate le maschere per dare una profondità più geometrica e allo stesso tempo molto più sfumata, molto più carina e andateci piano. Questo è di base come faccio le mie cose, poi cioè, è molto applicabile anche a tantissime altre fotografie mie, tipo, sempre per farvi vedere delle fotografie a cui avevo lavorato con dei preset, avevo fatto dei preset apposta per New York di notte, quindi praticamente se noi prendiamo questa fotografia qua, che non è neanche editata, ecco, tipo questa qua, e andiamo qua, New York Night, visto con un trucco, io avevo già messo tutto perché sapevo che quella sera, che era la sera che praticamente io ero in cima all'Empire State Building, avevo bisogno di queste condizioni di luce e poi obiettivamente
ci vai a giocare. Ah, non l'avevo mai prodotta perché c'è questo micro riflesso del vetro nel cielo, che per farvi vedere quello che vi dicevo nello scorso video, ovvero che le cose di Lightroom fanno schifo sotto questo punto di vista, quello di modificare le cose e muovere le cose. Aspetta, qua se io faccio così e ve lo tolgo, forse l'hanno migliorato ma non credo proprio, se lo tolgo fa un artefatto bruttissimo, cioè voi vedete l'immagine proprio si vede tanto che c'è questa cosa qua, quindi veramente orrendo. Sì, no, esatto, non volevo creare questa super mega macchia, mi tengo il riflesso. Comunque, questo è come io faccio le mie fotografie di base. Adesso vi faccio vedere vi parlo invece di come faccio le fotografie che invece faccio in studio, cioè perché sono un'altra categoria, un'altra tipologia di cose e quindi è molto importante farvi vedere. Prima di passare alla parte riguardante i miei scatti in studio, vi ricordo di seguirmi qua su YouTube perché siamo una piccola community in crescita e soprattutto arriveranno tantissimi altri video a tema post-produzione, a tema fotografia. Il mio canale è pieno di video a tema fotografia, quindi dateci un'occhiata, dateci una sbirciata e adesso godetevi il video. Una volta che ho scattato le fotografie in studio e le importo sul Mac, faccio una schermatura iniziale, le seleziono tramite Bridge con il criterio delle stelline, con il criterio dei colori, usate quello che volete. Poi, dopo importo tutto su Lightroom Classic perché è molto più completo di Lightroom normale sotto il punto di vista della gestione e organizzazione dei file. Faccio una correzione di base, quindi con luci e ombre, molto basilare perché di solito preferisco gestire tutto bene in fase di scatto per quel tipo di post-produzione e faccio qualche ritaglio. Poi dopo le invio in bassa qualità al cliente, il cliente le sceglie e quelle che sceglie io le post-produco non su Lightroom ma su Photoshop. Su Photoshop c'è una filosofia molto precisa che seguo io, perché sui ritratti significa andare a lavorare la pelle, andare a lavorare le persone e boh, cioè nel senso non mi piace l'effetto Barbie, non mi piace neanche l'effetto super chiarezza sparata a mille che si vedono tutti i brufoli per fare le cose più naturali, più real, quindi io faccio un semplicissimo ragionamento. Quello che è permanente lo tengo, quello che è momentaneo lo tolgo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è una cicatrice, se c'è un neo in qualche posizione, se c'è una voglia, qualcosa in faccia, una macchia, qualcosa che rimane negli anni, allora è una cosa che tengo. Quindi la fotografia che viene fatta al ragazzo a 18 anni, quando poi gliene fai un'altra a 35, comunque se c'aveva il neo qua è rimasto. Mentre invece altro discorso si fa per occhiaie, brufoli, non lo so, sporco, tagli magari qua sulle labbra screpolate e altre tipologie di cose, che quelle lì invece le vado a mettere a posto. Come le metto a posto? Ci sono tantissime filosofie per farlo. Io utilizzo semplicemente su Photoshop, le opzioni dipendono un po' dal soggetto. Se vado a fare una divisione delle frequenze, quindi vado a lavorare su alte e basse frequenze per lavorare la pelle, che però è un processo molto lungo e che utilizzo proprio in caso di tipo acne o quelle cose lì, oppure vado semplicemente a lavorare la pelle tramite metodi di pressione, sfocature, quelle cose lì. Se siete interessati, ditemelo che metto su un corso di post-produzione, ve lo faccio pagare 150 euro e poi imparate le cose. No, scherzo, però se siete interessati ci giro un video approfondito perché dirvelo così a voce non ha valore, non ha senso. Quindi ditemelo che vi giro un video apposta dedicato se siete interessati. E praticamente, quindi, una volta che ho fatto questa cosa, mi avvalgo anche di altri strumenti come il fluidifica, per esempio, per andare a muovere un po' i capelli, se tipo erano in una posizione strana, o ancora meglio a mettere a posto i vestiti, se tipo c'è una camicia, c'è qualcosa che è fuori, cioè che è fuori da come è normalmente, che tipo magari ha delle pieghe, delle cose strane, vado a metterla a posto, oppure a livello ottico magari il nostro soggetto si dispone in un certo modo o gli facciamo una fotografia molto bella in cui magari è venuto bene in viso ma
il braccio sembra più grande così, quindi lo vado a restringere con lo strumento Fluidifica. Anche qua, sempre se siete interessati, scrivetemelo che ci faccio tutto un video di mezz'ora, ma almeno ve lo faccio. Un altro tool importantissimo, uno strumento importantissimo che io utilizzo per la mia post-produzione sul Photoshop è la tavoletta grafica. Certe cose non potete farle con il mouse o con il trackpad per un semplice fatto, ovvero che Photoshop lavora a pressione, quindi voi con la vostra pennetta sulla tavoletta grafica date una pressione al vostro strumento, quindi il vostro strumento è più o meno duro rispetto alla pressione che date. È molto più preciso del trackpad, vi risparmia una cifra di tempo anche rispetto al mouse, rispetto a qualsiasi cosa, e soprattutto dà una qualità alle vostre correzioni che è totalmente superiore. Quindi magari per Lightroom è inutile, perché comunque per Lightroom Classic, per la parte di lavorazione di luci e ombre che faccio di solito in studio è inutile, mentre invece poi per la parte di post-produzione del lavoro finale è essenziale, cioè io ormai la uso da 2 anni e mezzo, è essenziale dir poco, vi cambia completamente la vita, quelle della Wacom stanno intorno ai 60 euro, quindi veramente, cioè, fatevelo sto regalo se siete interessati, investiteci in questa cosa perché è importantissima. Non usate un iPad, utilizzate una tavoletta grafica, fatelo bene e veramente sarete a cavallo. Amici, siamo giunti quindi in fondo a questo lungo video che è durato 22 minuti di registrazione. Cazzarola, tanto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao a tutti, iscrivetevi, seguitemi. Un saluto.